Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti all'ora sbaraglio. Oggi vedremo come realizzare una sciarpona che poi diventa scialle asimmetrica, una sciarpa asimmetrica con un punto termico. Termico perché lavorato a rilievo dà un effetto sicuramente di calore ideale per l'inverno. Vedete, sono tutte, diciamo, conchigliette con l'effetto 3D. La lavorazione è molto semplice, io cerco di srotolarvi tutta la sciarpa, vedete, aumenta da un lato, un altro lato resta dritto e quindi proprio per questo è asimmetrica. Potrebbe essere una coda di drago, definita anche appunto coda di drago. La mia è proprio grande, io ho scelto questo filato sfumato che va dal bianco al nero con varie tonalità del grigio e appunto questo punto molto elastico ma allo stesso tempo caldo e avvolgente, molto facile da lavorare. Si tratta soltanto di 2 righe di lavorazione, come potete vedere c'è la prima riga di preparazione, che si tratta di punti V, e poi la lavorazione delle conchigliette, eccole qui, con una maglia alta per ogni lato presa su i bordi del punto V. Sicuramente è una lavorazione che richiede molto filato. Se l'effetto non vi piace, potete tranquillamente eliminare le 2 maglie alte laterali e lavorare soltanto appunto il ventaglietto qui, questo piccolo ventaglio o conchiglia, io la chiamo anche conchiglietta, forse in modo inappropriato. La lavorazione appunto è molto semplice. Oggi facciamo una piccola campionatura, vediamo come iniziare, vi faccio vedere qualche riga di lavorazione e il gioco è fatto. Sta a voi poi decidere cosa fare, se volete lavorarla come ho fatto io con questo punto tridimensionale o altrimenti la potete tranquillamente semplificare. Iniziamo la lavorazione facendo un piccolo anellino su cui monteremo il primo punto, il primo ventaglietto. Allora ci avviamo con 5 catenelle. Aspettate, faccio il cappio. Io ho scelto un filato di lana, essendo il lavoro abbastanza corposo ho preso un uncinetto numero 5. Prendete un uncinetto molto più grande, anche più grande del mio, se volete una lavorazione più morbida di quella che ho fatto io. Dopo aver fatto le 5 catenelle mi sono andata a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella fatta. Mi alzo con 2 catenelle e vado a lavorare le prime 2 maglie alte, una e poi 2 nell'anellino delle catenelle, poi catenella di separazione, vado a lavorarmi altre 2 maglie alte e il primo ventaglio è composto. Adesso devo fare un piccolo accorgimento laterale per dare poi lo spazio agli aumenti. Faccio una catenella, metto 2 gettati sull'uncinetto nell'interno del mio anello non è un anello magico, scusate, l'anellino di 5 catenelle, vado a fare una maglia altissima. Allora, la lavorazione si potrebbe anche iniziare con l'anello magico, però per rendere più fermo il lavoro ho preferito fare le 5 catenelle, perché lavorando solo questo ventaglietto avevo paura che si potesse aprire l'anello magico. L'anello magico funziona se lavoriamo tutto intorno. Io non l'ho fatto, quindi preferisco le catenelle che restano più ferme. Allora, primo passo fatto. Adesso mi devo alzare per poter iniziare il giro dei punti V. Faccio 3 catenelle, 2 e 3, giro il mio lavoro, aggiungo altre 2 catenelle e nello spazio della catenella sotto vado a fare una maglia alta.
In questo modo ho fatto il mio aumento da questo lato del lavoro. Filo sull'uncinetto, vado tra il ventaglietto, nella catenella faccio l'altro punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. E questo diciamo, a parte quello iniziale, questo è il primo giro di base. Adesso devo girare il lavoro, faccio prima 2 catenelle, giro il lavoro, all'interno del punto V vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione, 2 maglie alte. Per avere appunto l'effetto tridimensionale e termico della lavorazione, dopo aver fatto queste 2 maglie alte, mi vado a lavorare un'ulteriore maglia alta, però presa a rilievo nel punto V sottostante, in questo modo. Mi sposto sull'altro punto V, faccio la stessa cosa, nella barretta del punto V lavoro la prima maglia alta a rilievo, opla, mi si è sfilata, la riprendo in questo modo, poi 2 maglie alte all'interno del punto V, 1 e 2, catenella di separazione, altre 2 maglie alte all'interno, 1 e 2. Aggiungo una catenella perché sono alla fine del giro devo fare una catenella e una maglia altissima nella terza catenella del giro precedente, 1 2 3 qui, secondo giro completo, mi alzo per fare il giro dei punti V, 3 catenelle, volto il mio lavoro, 2 catenelle, maglia alta nello spazio. Qui ci sarà un altro aumento, mi sposto al centro, punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, mi sposto nell'altro ventaglietto, punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, ok. Adesso mi rialzo con 2 catenelle, giro il mio lavoro e lavoro i ventagli. Allora, sui ventagli laterali non posso fare la maglia in rilievo, quindi qui devo procedere tranquillamente con un ventaglio normale, 1 e 2. Adesso lavoro la maglia alta presa rilievo avanti. Questa è la mia barretta del punto V, l'aggancio in questo modo e lavoro una maglia alta, mi sposto nell'altro punto V e faccio la stessa identica cosa, maglia in rilievo, 2 maglie alte, catenella, altre 2 maglie alte, 1 2, maglia in rilievo in avanti, finiamo il giro insieme, maglia in rilievo in avanti nell'altra barretta del punto V, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, maglia altissima nella terza, e questi sono i giri che dovete ripetere, il giro del punto V e
il giro dei ventagli. Adesso metto il lavoro in piano e vi faccio vedere meglio l'effetto. Cosa succede? Che in pratica da questo lato la mia sciarpa si ingrandirà, prenderà la larghezza desiderata, questo lato va dritto. Punto termico, appunto abbiamo detto che conferisce morbidezza e calore questo effetto tridimensionale della conchiglietta, ma per chi vuole risparmiare il filato o appunto non vuole questo effetto, basta eliminare appunto le maglie alte prese a rilievo e il lavoro, diciamo, si semplifica, diventa più veloce ma anche più leggero. C'è da dire che resta a voi la scelta su come procedere. Spero che l'idea vi sia gradita e se così, mi raccomando, mettete un like e attivate la campanella per restare aggiornati sui prossimi video. Buona giornata da Uncinetti allo sbaraglio, buona creatività.